Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un archetipo nel Commander con un taglio decisamente più competitivo, esplorando i meandri del C e di H, seguendo anche le richieste dei nostri appassionati ascoltatori. Come sempre però vogliamo distinguerci dal resto del panorama attuale, provando a presentarvi delle build insolite, non convenzionali, uscendo dagli schemi classici senza però disdegnare il power level elevato, come giusto che sia per questa particolare nicchia del formato multiplayer. Questa volta ci addentriamo nel blu e in un generale che ha tutta l'aria di voler fare grandi cose al suo ingresso in campo, come avremo modo di vedere in questa approfondita disamina dedicata a questa leggendaria poco conosciuta. Questa volta vi parleremo di Arcum Daxon. Abbiamo a che fare con una creatura che proviene dal set Cold Snap, molto prima della nascita del formato EDH ufficiale, eppure il design di questa carta sembra perfetta per calcare le scene della zona di comando, ma andiamo con ordine esaminando le sue caratteristiche. Con 4 mana, 3 generici e 1 blu, abbiamo un artefice umano con forza 2 costituzione 2 e un'unica abilità, molto potente se ben sfruttata. Nella sua abilità abbiamo Tappa, il controllore di una creatura artefatto bersaglio la sacrifica. Quel giocatore può passare in rassegna il proprio grimorio, scegliere una carta artefatto non creatura, metterla in gioco, poi rimescolare il proprio grimorio. Avere nella zona di comando un tutore, anche se con qualche vincolo, può risultare molto interessante, ma in un formato interattivo e veloce come l'EDH competitivo, persino questa tech può risultare poco efficace, anche perché è vincolata dalla debolezza di evocazione e ha un costo di cast comunque non striminzito. La vera forza di questa build in realtà è più legata al tipo di permanenti che andremo a manipolare con il comandante, oltre al core pie a disposizione, che si sposa alla perfezione con gli artefatti e con tutta una serie di strumenti che ci permetteranno di governare i tavoli più complicati. Un connubio perfetto attorno a questo Arcum Daxon, che a dispetto della sua età può essere ancora in grado di stupire i vostri avversari, con delle giocate al limite come giusto che sia in questo formato estremo e competitivo. Con l'abilità offerta da Arcum Daxon è chiaro che ci concentreremo a costruire delle combo avendo la fortuna di avere nella zona di comando un tutore specifico per artefatti, spesso fulcro di questo tipo di sinergie. Non avendo più a disposizione Paradox Engine, bannato nel formato EDH, è chiaro che la mente va a una combo iconica in questo formato, composta da Dramatic Reversal e Icono Scepter, che ci permetterà l'untap del generale e dei nostri sassi, ottenendo facilmente mana infinito e la capacità illimitata di trovare quel che ci serve per chiudere. In alternativa, con la combinazione di carte composta da Filigree Stages e Chromatic Array, potremo ottenere mana infinito e pescate infinite, dandoci ancora una volta la possibilità di soverchiare gli avversari, ad esempio con carte come Walking Ballista per colpire l'intero party. La consistenza offerta dal generale viene ulteriormente rimpinguata da una serie sostenuta di tutori, tra Fabricate e Merchant Scroll, per recuperare il secondo pezzo di una delle nostre chiusure, ben attenti a replicare, con il nostro parco counter, alle possibili risposte dei nemici. E se le cose si mettessero male o ci trovassimo di fronte ad avversari ancora più veloci di noi, visto che noi ci attestiamo su un timing di 3 o 4 turni per chiudere, possiamo sfoderare alcuni elementi di stacks, come God Pharaon Statua, che ci possono portare agevolmente al late game con tutti i vantaggi del caso. Qui potremo abusare del blu e di tutto quello che manipola il grimorio e replica colpo su colpo le mestizie di chi ci possiamo trovare ad affrontare, per un approccio al tavolo ragionato e accorto, sempre pronti a cogliere la finestra adatta in cui costruire una delle nostre chiusure ad effetto. Finora abbiamo visto come si struttura l'idea alla base di questa lista, capeggiata da Arcum Daxon, in cui gli artefatti la fanno da padrone per le nostre chiusure, ma non solo, dato che abbiamo a disposizione il blu, che come colore offre molto su cui puntare. Visto il costo di cast non certo leggero, almeno per gli standard del formato, sarà bene infarcire la lista di un consistente numero di sassi, ben 13, tra vecchie soluzioni e nuove tech, per accelerare il più possibile l'ingresso in campo del generale, scegliendo tra Chrome Mox, Grim Molonith, Jorilla Lotus, Musner Prototype e Sol Ring, il meglio a disposizione. Con questa massa critica dovremmo riuscire a ridurre di almeno un turno l'arrivo del nostro artefice umano, ma per rendere ancora più efficace il suo arrivo dovremmo anche dargli in pasto almeno una creatura artefatto per attivare con profitto il suo effetto, quindi sono fondamentali alcuni mana dork, Manakyn, Mirmouth's Vessel, Ornithopter of Paradise e Sithal Mir. Non importa che siano portatori di mana incoloro o colorato, fondamentale sarà entrare prima del generale e immolarsi per la causa doppia di accelerini e di mezzi per trovare pezzi chiave per la nostra strategia, senza contare che abbiamo anche qualche creatura che non costa mana a darci manforte per la sua abilità, Ornithopter, Phyrexian Walker e Shield Sphere. Con queste carte abbiamo qualche speranza in più di attivare il prima possibile l'abilità del comandante, ma potremo anche sfruttare qualche generatore di token, visto che non ci sono vincoli in tal senso, anche attraverso questo tipo di creature, con Mirsair e Angelberg Walker, quest'ultimo in grado anche di finalizzare il mana infinito delle nostre combo.
Purtroppo l'effetto del generale si basa sul tap e soffre della debolezza di evocazione, ma per sopperire a questa mancanza abbiamo una carta, Crushing Dawnbridge, perfetta per donare haste alle nostre creature, utile sia per lui, ma anche per tech come in Mana Dork, o l'appena citato Hungerbark Walker, che riesce così a diventare una finisher definitiva. Altro aspetto molto importante è il vincolo di una sola attivazione dell'abilità del comandante in un turno, limite in parte mascherato dalla natura di alcune combo, che necessitano di un solo artefatto per funzionare, in parte sostenuto da alcuni elementi di un tap, Corridor Monitor, Manifold Key, Thousand Year Elixir e Minamo, School of the Water's Age, utili a ripetere il processo. Un ottimo modo per trovare in un'azione combinata anche qualche protezione, oppure superare i counter sui trigger delle abilità, molto insidiosi in questo formato. Con un impianto che ha come scopo ultimo costruire una combo vincente, è chiaro la necessità di molti tutori, oltre a quelli offerti dal generale, in particolare verso le magie non coperte dal suo effetto, come Spellseeker, Mother of the Mixture, Mystical Tutor e Solve the Equation, oltre a Transmute Artifact e Will of Invention specifiche per gli artefatti. Un modo per evitare di essere troppo vincolati al comandante per chiudere le partite, a cui affiancheremo Urza's Saga, ormai carta imprescindibile se le nostre strategie sono basate quasi esclusivamente sugli artefatti. A questi elementi aggiungiamo qualcosa di specifico per le creature, Chitanul Flute e Step Through, pensate appositamente per trovare tra le 99 Spellseeker e Filigree Sages, offrendoci maggiore consistenza indipendentemente dalle condizioni del momento. A sostegno della nostra azione aggiungeremo alcuni elementi di Stax, Opal Girapur, Grandifter Cage, Tanglewire e Torpor Orb a base artefatti, qualora ci trovassimo nella condizione di dover rallentare gli avversari, impedendo a loro di chiudere prima di riuscire ad assemblare a nostra volta una chiusura, senza subire rallentamenti dai nostri pali. Ultimi baluardi per rendere solide le giocate chiave, utilizzeremo Spellskite a protezione dei permanenti in campo e Mill Retriever, pronto a recuperare qualcosa finito presto nel cimitero, così da darci la benzina necessaria per arrivare vittoriosi tra le minacce del party. Con un piano combo sostenuto piuttosto agevolmente da Arcum Daxon, uno potrebbe illudersi che non sia necessario un piano di supporto sul fronte delle interazioni, ma dovremo evitare di vedere morire sul nascere i nostri tentativi di vittoria, visto che dovremo affrontare tre avversari sempre molto agguerriti. Con il blu a disposizione, per ottenere una mano iniziale più stabile, sfrutteremo i cantrip migliori, Brainstorm, Ponder e Preordain, così da non rischiare pericolosi mulligan, non avendo a disposizione mana o creature sacrificabili per l'abilità del generale. Anche elementi di card draw come Mystic Remora, Rhystic Study e Seagate Restoration ci possono sostenere nell'azione, dandoci quel value indispensabile per pescare dal grimorio più soluzioni ai problemi che ci potranno proporre gli opponenti. Come ulteriore strumento per trovare carte nuove, ma anche come risposta a pericolose azioni da parte degli avversari, utilizzeremo Time Twister per un effetto will globale che può anche farci rimettere in circolo il cimitero nel caso qualcosa andasse storto per le nostre chiusure. Per replicare a permanenti pericolosi avremo a disposizione qualche bounce effect puntuale, con Chain of Vapor e Snap, e globale, con Cyclonic Rift, utile ad azzerare i board di tutto il party, allontanando minacce o possibili chiusure che possono vederci sconfitti di lì a poco. Chiaramente avremo un pacchetto counter nutrito, ma non eccessivo, visto che prediligeremo proteggere le nostre giocate più che disturbare insistentemente quelle avversarie, con una decina di queste magie tra Dispel, First Wandership, Flutterstorm, Force of Negation e Mistcast, pronte a salvarci in corner nei momenti chiave del match. Infine, per rimuovere qualcosa di fastidioso, soprattutto se blocca le nostre sinergie con gli artefatti, annoveriamo tra le 99 Resculpt e Spin of Isha, due carte perfette per metterci al sicuro da tutto quello che può impedirci di salire sul carro dei vincitori. Con un impianto volto a valorizzare al massimo le capacità di Arcum Daxons nel cercare artefatti, le alternative alla lista che vi abbiamo presentato possono essere molte, ma alcune hanno qualche pregio o difetto da tenere in considerazione prima di apportare qualche inclusione all'attuale configurazione. Una possibile inclusione potrebbe arrivare da Staff of Domination e Metal Walker, per ottenere mana infinito e effetti di un tap infiniti per il nostro generale, una variante al mix attuale piuttosto che un'inclusione, visti pochi spazi a disposizione, votati a permettere l'accesso rapido del nostro artefice umano in campo. Anche Ring of Bright Heart in combinazione di sassi come Grim Molonite e Basal Molonite potrebbe risultare interessante, ma limitarci a ottenere mana infinito potrebbe non essere sufficiente per chiudere, visto che dovremo comunque avere in mano una finisher senza aiuti esterni a questa interazione. Potremmo anche approfittare di Mirror of Fate abbinandolo a Lever e Tassas Oracle per un effetto di automill vincente, ma qui ci scontriamo con i limiti nel blu per tutorare le creature necessarie per chiudere, quindi è un'idea da valutare, ma è meno consistente di altre, almeno per il momento. Siamo arrivati al termine di questa prima analisi dedicata al formato EDH competitivo, soffermandoci su un generale complesso e particolare, che merita un'opportunità, se volete provare qualcosa di diverso dal solito nel vostro meta locale. Ringraziamo il deck builder Rallad che ci ha concesso l'opportunità di parlare della sua creazione e vi consigliamo di leggere i suoi consigli nel primer, che troverete nel link nella sua lista, che abbiamo messo in calce nel testo di questo video.
E se volete saperne qualcosa di più sul Commander competitivo o volete chiederci o proporci un generale su cui fare un approfondimento, non esitate a segnalarcelo nei commenti, siamo a disposizione per esaminare con voi le meraviglie di questo formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.